Ciao a tutti cari amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Vergine, tendenze energetiche e affettive per la seconda parte di febbraio. Grazie. Ok, abbiamo la carta della forza, ragazzi. La carta della forza parla di coraggio, parla di generosità, di apertura del cuore. Molte volte parla di forza di volontà, forza morale e in alcuni casi può anche avere a che fare con una determinata scelta. Adesso lo andiamo a vedere meglio con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate un link che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link alle letture semestrali per il 2023. Per chi invece volesse contattarmi può scrivermi un'email a questo indirizzo che vedete qui. Allora ragazzi, cominciamo con la sacerdotessa, la morte, il 2 di spade, il giudizio, il 3 di coppe, il re di coppe, un'ultima carta, 2 carte. Ok, grazie. E abbiamo 10 di coppe e mondo. Wow! Allora ragazzi, la sacerdotessa indica una fase di canalizzazione. Può essere una persona che sia vicino a voi, alla quale vi siete rivolti, magari potrebbe essere un'astrologa, piuttosto che una persona che si occupa, diciamo così, non so perché, ma mi parlano dei registri akashici, quindi potrebbe anche essere una persona che magari vi leggere i registri akashici o è una persona che in qualche modo vi potrebbe dare la possibilità di rigenerarvi, come dice la morte, ok? Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Abbiamo anche un 2 di spade. Il 2 di spade è una carta di indecisione, una carta di bivio. È una carta che insomma indica che c'è qualche cosa dentro che non si vede e sia la sacerdotessa che il 2 di spade sono collegate con la luna, quindi anche un po' con quello che è il subconscio, un po' con quello che è la parte che non si vede, diciamo. Abbiamo poi anche la carta del giudizio. Sembra qui che non ci sia, non avvenga quello che è un risveglio spirituale, quello che è una comprensione di una determinata faccenda, magari proprio di questa morte, di questa rigenerazione. Tenete presente che quando c'è la morte, ragazzi, è vero, sono passaggi impegnativi, però si tratta fondamentalmente di far morire o qualche vecchia abitudine o qualche relazione, qualche atteggiamento, qualche pensiero anche. C'è una sorta credo che siano pensieri perché comunque c'è un 2 di spade vicino. Quindi può essere un'attitudine e qui abbiamo la forza di volontà che vi dice ok, cambiate modo di pensare, non lo so, le abitudini quotidiane. Andiamo avanti poi a vederlo meglio. Perché per alcune persone il giudizio, come vi dicevo, siccome fa riferimento alla chiamata in generale, può essere sì la chiamata di tipo spirituale e in questo caso partendo con con questi due arcani maggiori la sento tanto, come se qualcuno ad un certo punto riuscisse a vederci chiaro su una situazione o su una relazione, se no per qualcuno si tratta di una chiamata di tipo fisico che magari si sta aspettando e che non arriva fondamentalmente. Allora, la cosa interessante è la seconda parte della lettura, perché qui abbiamo un 3 di coppe che è una carta di festeggiamento, di celebrazione. Il re di spade, che ragazzi potrebbe essere una persona nuova che entra nella vostra vita. Se per caso avete già una relazione, può essere il vostro partner o per qualcuno potrebbe anche rappresentare il padre, ma ho la sensazione che sia un partner.
E guardate poi come finisce la stesa, mi vengono i cuoricini. Allora, 10 di coppe il mondo, si raggiunge un risultato, si raggiunge un compimento, si raggiunge quello che è, diciamo, l'appagamento da un punto di vista emotivo, un completamento. Il 10 di coppe è la fine di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo. Il mondo è la fine di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo. La morte, la stessa cosa. Il giudizio è la rinascita. Quindi ho come l'impressione che questa seconda parte di febbraio, ragazzi, sia che siate single, sia che siate in una relazione, eh, dopo questo momento di trasformazione, morte, c'è proprio quello che è l'appagamento. Quindi qui si tratta fondamentalmente di fare qualche cambio. Guardate, io di solito non le guardo mai le carte sotto, ma è uscita la morte lo stesso, ugualmente. Va bene, allora andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Allora ragazzi, abbiamo il mondo al contrario e il 9 di bastoni. Sembra quasi che qualcuno abbia voglia di effettuare un cambiamento, magari può anche essere un cambiamento di residenza. Ehm, Però c'è bisogno di focalizzarsi prima di tutto su se stessi. Il 9 di bastoni è una carta che indica una forte stanchezza, ok? Andiamo a vedere la morte. L'imperatore è un 5 di spade. Allora, l'imperatore può far riferimento a un padre, e già lo vedevamo anche qui, come se ci fosse qualche screzio, qualche discussione, che guardate, con la morte potrebbe anche generare un taglio. E il taglio può essere sia con la persona o che semplicemente diciate ok, lasciamo stare questa questione, dimentichiamocela e basta. Però l'imperatore normalmente fa riferimento alle regole, a quello che sono, come vi posso dire, le strutture stabili all'interno della relazione o sia a livello di relazione, sia a livello di strutture stabili come mattoni, proprio come case anche. È come se ci fosse qualche tipo di discussione e qualche cosa da lasciare indietro. Andiamo a vedere il 2 di spade. Abbiamo un 3 di spade al contrario e un asso di spade. E ragazzi, qui c'è una sofferenza di cui bisogna parlare. Perché l'asso di spade normalmente è proprio quello, è il comunicare, è la verità, il far venire a galla determinate cose. Qui abbiamo comunque un 3 di spade al contrario, eh. Asso di spade, 2 di spade, 3 di spade. Quindi voglio dire, c'è qualche sofferenza qui che ha bisogno di essere espressa, di essere portata alla luce, e non dico tanto con l'altra persona, ma più che altro con voi stessi, perché quando c'è un 2 di spade è come se qualcuno, vedete la carta rappresenta una figura, una donna bendata, e qualcuno può essere visto in due modi. Allora, o bisogna che vi guardiate dentro, oppure è qualcuno che non vuole vedere. E siccome qui abbiamo il 3 di spade al contrario, come la sensazione che qualcuno debba riconoscere il fatto che non si sta poi così bene come si crede. Cioè il fatto che la mente dica sì, in questa relazione sto bene, la relazione con mio padre, il partner o chi che sia, insomma, questo re di spade, questo imperatore, ma sì, va bene quando ve lo chiedono, però non è il ma sì, va bene, chiedetevi nel cuore, sono felice, mi sento appagata, appagato, mi sento ricambiato, mi sento valutato. Io credo che sia questo il tipo di sofferenza di cui dovete rendervi conto, che dovete comunicare a voi stessi, dovete farla venire a galla, perché qui abbiamo un bel 3 di spade, eh. Qui c'è qualche ferita ancora aperta che bisogna elaborare, ragazzi, e vi dico, comunque c'è anche la morte, quindi sicuramente sarà un passaggio impegnativo. Ripeto, può essere una discussione tranquillamente perché abbiamo un 5 di spade, può essere una questione legata a una casa per qualcuno.
Mm. Andiamo a vedere il giudizio, perché qui è la comprensione che manca. 9 di spade. 6 di spade al contrario e 6 di pentacoli al contrario. Guardate, ho la sensazione che qui ci sia qualcuno che non si senta giustamente valutato, non si senta... È come se non aveste voi in questo caso il proprio spazio, è come se qualcuno non vi desse il giusto valore. In realtà per qualcuno è solo una paura, non è una cosa reale, ma è più una vostra paura, perché comunque siete sulla difensiva con questo 9 di bastoni. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Dieci di pentacoli. Appeso. Innanzitutto c'è di nuovo un 10, è una celebrazione. Per qualcuno potrebbe arrivare un contratto, un'eredità, la risoluzione di qualche tema, il raggiungimento di un obiettivo, magari la pensione o una promozione, perché quando c'è un 10 di denari si parla sempre di queste cose qui. Però c'è anche l'appeso, quindi è un po' come se si rivalutassero gli averi di famiglia. E per averi non intendo solo gli averi di tipo economico, ma proprio le persone che vi circondano. Anche le persone sono ricchezze, no? Comunque guardate, quando c'è l'appeso si parla della fine della sofferenza. Andiamo a vedere il re di coppe, scusate, o forse prima ho detto spade. Non so perché ho visto la spada qua. Allora, abbiamo, wow, cavaliere di coppe diavolo. Voglio ancora una carta. Giudizio nuovamente. Stavolta è uscito il re di spade e 7 di bastoni. Mm. Ragazzi e ragazze, se qui con il giudizio, la chiamata, la presa di consapevolezza, la comprensione, diciamo, verso la terza settimana di febbraio ancora non arriva del tutto, perché giustamente siete ancora in questa sofferenza, dovete ancora essere onesti con voi stessi. Nella seconda parte, quindi nella quarta settimana di febbraio, ehm, arriva la telefonata, arriva la presa di consapevolezza, diventate consapevoli del fatto che vi dovete difendere. Perché? Perché comunque c'è un diavolo. Allora, re di coppe e cavaliere di coppe. Il cavaliere di coppe è al contrario, quindi pare che ci sia questa persona che potenzialmente, appunto, come vi dicevo, potrebbe entrare, ehm, però è un po' come se... Come vi posso dire? Fate attenzione perché è una persona che ha molto potere mentale. E avendo anche questo re di spade, è una persona, diciamo, che guida un po' forzatamente le cose, tende un pochettino a guidare forzatamente le cose, secondo me. Perché comunque è come se una reale offerta non ve la facesse, però comunque c'è una sorta di comunicazione, anche se non la sento del tutto pulita, vi dico, perché comunque c'è il diavolo parla sempre di controllo, parla di energie non espresse, parla di tentazioni, parla di scegliere la via più breve. Giustamente rappresenta l'ego, ok? Quindi sapete che l'ego non ha mai voglia di cambiare, non ci fa mai cambiare, ci fa... Perché l'ego sostanzialmente, diciamo, quando è in luce, quando viene sfruttato in modo sano, è un mezzo di protezione per noi. Però quando ci si fa un po' intrappolare dall'ego, ci blocca. Ci blocca attraverso la paura, ci blocca attraverso le insicurezze. È quella vocina
che ci dice: ma va, ma perché cambi? Ma figurati, stai bene così. Sai, sapete, il critico interiore, un po' il diavoletto in effetti. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Allora, abbiamo una regina di spade, un 8 di pentacoli al contrario, questa non so dove mettervela, in modo che la vediate. Ok, poi abbiamo un asso di coppe e una regina di bastoni. C'è qualcosa inerente alla quotidianità che cambierà, ragazzi, perché abbiamo un 8 di pentacoli, al contrario, è un asso di coppe. Vedo nuovi inizi, compimenti, trasferimenti per qualcuno, però queste due donne, tenete presente che anche qui avevo due re, ehm, potrebbero essere delle persone vicino a voi all'interno di questa famiglia. Sapete quando qui vi dicevo il valutare le ricchezze? È come se all'interno della famiglia vostra o magari del vostro partner, o può anche essere una famiglia di amici, perché ricordo sempre che queste assese per le relazioni in generale, non necessariamente quelle di coppia. E quindi potrebbero anche essere due valori aggiunti al vostro intorno sociale proprio perché fanno parte di questa famiglia, di quest'unione. Se state cercando di raggiungere qualche tipo di obiettivo, di risultato, ragazzi, a fine febbraio arriva. Mm? Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo e poi una meditazione di Findorn. Ragazzi, io ci tengo a ringraziare tutte le persone che condividono, tutte le persone che insomma supportano il canale con i like, con le iscrizioni, con le donazioni, con i commenti, perché per me è importante, mi piace leggervi, mi piace leggere i vostri commenti e quindi grazie davvero di cuore a tutti. Bene, andiamo a vedere per la Vergine. Ok, wow. Allora, questa carta parla di dipendenze, di ossessioni, di possessioni, di controllo. Ve la metto qua vicino al diavolo. E poi abbiamo... Wow! Anime gemelle, ragazzi. Dualità, unione, accoppiamento, complementandosi l'un l'altro. Ma che bello! Allora, queste due carte io le sento molto unite l'una all'altra. Perché normalmente quando ci sono le anime gemelle, guardate, il diavolo ci sta proprio bene in mezzo. Quando ci sono le anime gemelle servono alla nostra anima per farci evolvere. Tecnicamente sono uno specchio di noi, sono un'altra nostra metà, no? E normalmente sono le anime che scatenano il risveglio spirituale. Le anime gemelle sono le persone che possono innescare il processo di guarigione spirituale, ok? Normalmente succede attraverso il trauma, non sempre, però le anime gemelle non sono solo quelle con i cuoricini, ok? E che creano una relazione tutta rosa, anzi, le anime gemelle sono proprio quelle, anche le anime karmiche, quelle che ci portiamo dietro di vita in vita e con le quali abbiamo un karma da slegare, da sciogliere, da perdonare fondamentalmente. Andiamo a vedere le meditazioni di Findorn, vediamo. Ok. Non nascondere la tua luce, il tuo amore, la tua gioia. Consenti a queste tue molteplici sfaccettature di risplendere. Dai il tuo contributo per fare di questo mondo un posto migliore e per portare il regno dei cieli qua giù in terra. Perché non cominciare ora? La felicità non è qualcosa da ricavare dalla vita, ma la naturale conseguenza del dare alla vita il meglio di te.
Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura sia stata di ispirazione. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!